benvenuti su Vloggia. Siamo a Tenda, in Francia. Siamo partiti all'incirca alle 6:15 da casa, sono le 7:50, ci aveva messo un'oretta e mezza a venire in Francia. Abbiamo fatto il cuore di Tenda, che finalmente dopo 5 anni l'Italia si è decisa ad aprire, visto che la Francia i lavori dopo la tempesta che c'è stata nel 2020 li ha finiti in 6 mesi, noi invece tra infiltrazioni mafiose, appalti che falliscono e burocrazia ci abbiamo messo come al solito 15 anni, adesso l'hanno riaperto e quindi abbiamo potuto farlo. E oggi abbiamo 2 obiettivi. Il primo è andare a Mentone, oggi è il 28 febbraio, quindi c'è la festa dei limoni, guarderemo i giardini, quelli lì della festa dei limoni, poi faremo un giro in centro e poi, ma questo lo vedrete in un altro video, andremo a Monte Carlo. Questo è il paesino di Tenda. Ora andiamo qua a fare un po' di colazione. Ah, tu fai un cioccolato? Dentro è mollissimo. Qui c'è un bel pezzo di storia. Siamo in questo paesino a caso, ci siamo fermati un attimo perché dopo tutte queste curve stavamo fuori di testa. Siamo a Castelletto, credo manchi in un quarto d'ora per arrivare a Mentone. Siamo arrivati, ci aveva messo un'altra ora perché abbiamo sbagliato strada, poi gira a Mentone a trovare parcheggio, abbiamo trovato sto parcheggio multipiano che avrà 7 piani, praticamente tutte queste curve da fare, è bassissimo, è 2 metri e ci sono 5-6 piani, abbiamo trovato un posto per sbaglio e siamo un quarto d'ora del centro, credo, dalla piazza dove fanno tutte le sculture, quelli. Sono le 10:40. Il mio obiettivo è stare 4 ore qua fino mettiamo quasi alle 3 e poi andare verso Monte Carlo. Questo è quanto c'è da fare oggi qui a Mentone, giardini di BioVS dove ci sono tutte le sculture di arancia, poi ci sono un po' di palazzi belli, giriamo un po' il centro storico, la baia e poi... Ma che è il figlio di Sarkozy? Io pensavo di scherzare, ma in realtà lui Sarkozy è veramente il figlio dell'ex presidente francese e si è veramente candidato alle elezioni di Mentone, ma ha perso. Oh, vai ovunque vai, ma l'Italia non manca mai, Menton è una città che si trova nell'estremo sud-est della Francia, nella regione Provenza-Alpi, Costa Azzurra, proprio al confine con l'Italia. Si affaccia sul Mar Mediterraneo ed è considerata l'ultima città della Costa Azzurra prima della frontiera italiana, a pochi chilometri da Ventimiglia. La sua posizione geografica è particolarmente favorevole. Da un lato il mare, dall'altro le prime alture delle Alpi marittime che la proteggono dai venti forti. Questo le garantisce un clima mediterraneo molto mite, con inverni dolci ed estati calde ma ventilate. Proprio grazie a queste condizioni climatiche Mentone è famosa per la coltivazione degli agrumi, in particolare del limone, che è diventato il vero simbolo della città. Il territorio è caratterizzato da un paesaggio suggestivo, colline terrazzate, vegetazione subtropicale, giardini esotici e un centro storico arroccato su una collina che domina il porto. Le case colorate, le scalinate strette e la grande basilica che sovrasta la città le conferiscono un aspetto pittoresco e tipicamente mediterraneo. Dal punto di vista storico, le origini di Mentone salgono al Medioevo, la prima menzione è documentata nel XII secolo. Per lungo tempo la città fu legata alla Repubblica di Genova e successivamente nel 1346 passò sotto il controllo dei Grimaldi, la famiglia regnante di Monaco. Mentone rimase infatti parte del Principato di Monaco per circa 5 secoli, sviluppando una cultura fortemente influenzata dal mondo ligure e italiano. Nel 1848, durante un periodo di rivolta, la città si ribellò al controllo monegasco e nel 1861, in seguito agli accordi di Plombier tra Napoleone III e la Regno di Sardegna, Mentone venne ufficialmente annessa alla Francia. Nonostante ciò, fino alla metà dell'Ottocento la lingua e le tradizioni locali erano molto vicine a quelle liguri e ancora oggi si percepisce questa doppia identità culturale tra Francia e Italia. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, durante la Belle Époque, Mentone divenne una rinomata località climatica. Il suo clima mite attirava aristocratici e borghesi di tutta Europa, in particolare inglesi e russi che vi trascorrevano l'inverno. In questo periodo furono costruite ville eleganti, alberghi di lusso e splendidi giardini. Oggi Mentone è conosciuta in tutto il mondo per la Fête du Citron, la festa del limone, nata nel 1934, durante la quale vengono realizzate spettacolari sculture e carri decorati interamente con agrumi. Questo evento celebra una tradizione agricola che ha segnato profondamente l'economia e l'identità della città.
Una curiosità riguarda la leggenda della nascita della città. Si dice che sia nata infatti grazie a un limone. Quando Eva fu cacciata dal paradiso terrestre portò con sé un frutto d'oro, un limone. Vagò a lungo cercando un luogo che la ricordasse l'Eden e arrivata nella baia di Garavan decise di piantarlo lì perché la bellezza del posto era degna del paradiso. Da quel seme sarebbe nata Menton. Questo qui è il Casino Barrière di Menton e questa qui è la piazza dove ci sono tutte le sculture. La Fête du Citron, festa del limone di Menton, è un evento unico al mondo, quasi surreale, che ogni anno tra metà e fine febbraio trasforma la città in un'esplosione di oro giallo e arancione. Per circa 2 settimane Menton diventa un enorme palcoscenico a cielo aperto dove i protagonisti assoluti sono limoni e arance, simbolo del suo clima mite e della sua identità mediterranea. La festa nasce alla fine dell'Ottocento, quando alcuni albergatori decisero di organizzare una sfilata per animare la stagione invernale, periodo in cui molti visitatori stranieri sceglievano Menton per il suo clima eccezionalmente dolce. La prima sfilata risale al 1875 e nel 1929 vennero introdotti agrumi e fiori come elementi decorativi e nel 1934 l'evento assunse ufficialmente il nome di Fête du Citron. Da allora è diventato uno degli appuntamenti più importanti della Costa Azzurra, capace di attirare ogni anno circa 200.000 visitatori. Il cuore della festa è l'Exposition d'Agrum, allestita nei giardini Beauvais nel centro della città. Qui vengono costruite strutture monumentali alte anche oltre 10 metri, interamente ricoperte di agrumi. Si utilizzano circa 140 tonnellate di limoni e arance. Ogni singolo frutto viene fissato a mano con elastici su reti metalliche in un lavoro di precisione che richiede settimane di preparazione. Ogni edizione ha un tema diverso, spesso legato a culture, personaggi famosi o grandi viaggi, che ispira le gigantesche sculture. Accanto alle installazioni statiche ci sono le spettacolari sfilate dei carri, i cosiddetti corsos, che si svolgono lungo la Promenade du Soleil, il lungomare. Il corso dei Froid d'Or, la domenica pomeriggio, è una parata coloratissima con carri decorati, gli agrumi, gruppi folcloristici, ballerini e fanfare. Il corso Nocturne invece si tiene il giovedì sera, i carri si vedono illuminati, l'atmosfera è più vibrante e festaiola e la serata si conclude con fuochi d'artificio sul mare. Durante la festa la città si riempie anche di mercatini e stand gastronomici dove si possono assaggiare specialità locali come il vin chaud au citron, una versione degli agrumi del vin brûlé, la fougasse mentonnaise, una focaccia dolce con confetti e pinoli, e il limoncello di Mentone, più delicata e profumata rispetto a quello tradizionale. Una curiosità interessante riguarda il destino dei frutti. Non vengono sprecati. Alla fine della manifestazione, quelli ancora in buono stato vengono venduti al pubblico a prezzi simbolici, così da poter essere trasformati in marmellate, sciroppi o liquori. È un modo intelligente per evitare sprechi e permettere ai visitatori di portare a casa un pezzo della festa. Nonostante il limone di Menton sia un prodotto IGP molto pregiato, gli agrumi utilizzati per le strutture non provengono dal territorio locale, ma vengono importati proprio perché il limone ufficiale della città è destinato principalmente al consumo e alla vendita. Qui dentro ci sono Salone delle Orchidee e Giardino d'inverno. Ci sono un bel po' negozi di souvenir o di cibo a base di limoni, ma non solo. C'è gente che vende limonata e tutto. Adesso vado a farmi un giro lungomare, vado su e vado a vedermi tutto quello che c'è nel centro storico. Il Casino Barrière di Menton, situato in una posizione privilegiata proprio di fronte al mare sulla Promenade du Soleil, è un simbolo dell'eleganza cittadina sin dalla sua inaugurazione nel 1934. Progettato dall'architetto Roger Sessal, l'edificio è un magnifico esempio di stile Art Deco, caratterizzato da linee geometriche pulite e ampie vetrate che inondano di luce gli interni. Durante la Belle Époque, Menton possedeva già altri luoghi di gioco, ma l'attuale struttura fu costruita per modernizzare l'offerta turistica e competere con la vicina Monte Carlo, diventando rapidamente il fulcro della vita mondana della Costa Azzurra. Oltre alle sale da gioco, il casino si vede per il suo teatro, i suoi bar con terrazza panoramica e i nightclub, continuando a rappresentare ancora oggi un punto di riferimento non solo per l'azzardo, ma per eventi culturali e serate di gala che animano le notti mentonesi durante tutto l'anno.
Là in fondo è Cap Martin, poi girate dietro andate a Monte Carlo, infatti quella roccia là è già Monte Carlo è lì sotto, poi qua è tutta Menton, mentre per lì dovrebbe esserci il confine di Stato e là infatti è già l'Italia. Lo voglio assumere. Adesso vado lì a vedere il porto facendo la passeggiata sulle mura, poi torno indietro, vado in centro a vedere le chiese e concludo il giro del centro. Questo è il Bastion, un forte seicentesco costruito dai principi di Monaco per difendere il porto di Menton, oggi trasformato in un suggestivo museo dedicato a Jean Cocteau. L'artista francese, innamatosi della struttura, ne curò personalmente il restauro e l'allestimento negli anni 60, decorandone i pavimenti con mosaici di ciottoli e scegliendo le opere da esporre, disegni, arazzi e ceramiche, per creare quello che definì il suo testamento artistico. Torno un attimo indietro perché voglio andare a vedere Le Marquet des Halles, che è lì, che chiude all'1 e mezzogiorno e 50. Il Marché des Halles è il cuore gastronomico di Menton, un pittoresco mercato coperto costruito nel 1898 dall'architetto Adrien Rey. Celebre per la sua facciata in mattoni policromi e le decorazioni in ceramica di Mentone, ospita ogni mattina i produttori locali che offrono le eccellenze del territorio, dai celebri limoni alle specialità tipiche come la socca, un tipo di farinata, e la pichade, una focaccia salata. Mercato carino, trova solo da mangiare, da bere. Ho tirato fuori le mie grandi abilità di francese per comprarmi un panino con non so neanche che cosa dentro, olive, tonno, insalata. E adesso fermo un attimo a mangiare, poi guardo la chiesa, faccio un giro qua per le vie del centro. Ma l'avrei fatto prendere ancora un po' in qua,
tutti questi vicoletti in cui sembra di essere molto più in Nord Africa che in Sud Europa. Qui dove c'è il cimitero una volta c'era un castello. La storia del cimitero del vecchio castello di Menton è un affascinante percorso di trasformazione urbana che ha inizio sulle fondamenta di un'antica struttura militare, poiché sorge precisamente dove nel XII secolo i signori di Ventimiglia edificarono la prima fortezza difensiva della città. Per secoli questo sito rappresentò il potere strategico dei principi di Monaco, ma con il progressivo declino dell'importanza bellica delle mura medievali e il consolidamento della vita cittadina verso il mare, il castello cadde lentamente in rovina, fino a quando nel 1807 l'amministrazione comunale decise di acquistarne i resti dai Grimaldi per una cifra di poco superiore ai 5.000 franchi. La necessità di trovare un luogo di sepoltura salubre ed esterno alle chiese portò alla demolizione definitiva delle ultime mura, le cui pietre vennero vendute agli abitanti per costruire le case del centro storico, permettendo così il livellamento del terreno e la creazione delle spettacolari terrazze sovrapposte che vediamo oggi. Il cimitero assunse però la sua vera identità monumentale e internazionale durante la Belle Époque, quando Menton divenne una delle mete più ambite dell'aristocrazia europea per la cura delle malattie respiratorie. Fu proprio l'alto tasso di mortalità tra i giovani nobili russi, inglesi e tedeschi che arrivavano in cerca del clima mite a spingere le famiglie a commissionare sculture funebri di immenso pregio artistico e creare settori specifici come quello ortodosso impreziosito dalla cupola dorata della cappella russa. Tra i suoi viali si intrecciano così le memorie dei soldati africani della prima guerra mondiale, l'inventore del rugby William Webb Ellis e poeti locali che scrivono in dialetto mentonasque. Qui c'è l'altro cimitero, ci sono anche persone morte in guerra qui. Il settore militare del cimitero del vecchio castello di Mentone rappresenta una testimonianza solenne e toccante della Grande Guerra, essendo nato per ospitare le spoglie dei soldati che morirono negli ospedali cittadini trasformati in centri di cura per i feriti provenienti dai fronti tra il 14 e il 18. Durante il primo conflitto mondiale la città sfruttò infatti le sue grandi strutture alberghiere della Belle Époque per accogliere migliaia di convalescenti, molti dei quali purtroppo non sopravvissero alle ferite o alle malattie contratte in trincea, rendendo necessaria la creazione di un'area monumentale proprio sul pendio della collina. Torniamo giù verso la zona bassa e poi andiamo verso Monte Carlo. Le Rampe de Saint-Michel costituiscono la scenografica scalinata barocca che dal mare conduce nel cuore religioso di Menton, un capolavoro architettonico composto da doppie rampe simmetriche ornate da ciottoli bianchi e neri che formano lo stemma dei Grimaldi. Incastonato in cima a questa salita si trova la Basilica di San Michele Arcangelo, consacrata nel 1653 e considerata uno dei più belli esempi di arte barocca della regione, che si vede per la sua facciata color ocra, il maestoso campanile a 53 metri e i suoi interni riccamente decorati con damaschi e opere d'arte sacra. La Pronadus Rei, che si snoda proprio ai piedi di queste storiche scalinate, rappresenta il cuore pulsante della vita litoranea mentonese. Lungo i suoi 2 km di passeggiata tra palme e spiagge, turisti e residenti godono di una vista spettacolare sul Mediterraneo, ammirando i palazzi della Belle Époque che riflettono la luce calda del tramonto in un'atmosfera di intramontabile eleganza. Sono tornato qui dalla Piazza dei Limoni e adesso andiamo in stazione, sono le 2:30, a prendere il treno
per Monte Carlo. Ma per vedere questo dovrete aspettare il prossimo video, che sarà mercoledì prossimo, sabato prossimo, non lo so, comunque sempre alle ore 19:30. Ciao a tutti da Vlog.